Ciao, sono Bruno di Segema. Concludiamo questa settimana con la nostra news. Quindi ci sarà come sempre un articolo normativo, uno tecnico, uno commerciale e una novità della settimana. Per quanto riguarda l'argomento normativo, oggi affrontiamo la parte più importante, vale a dire il sopralluogo. Proprio il sopralluogo è l'inizio della messa a norma del cancello, perché è in quel momento che dobbiamo decidere quali sono i rischi che vengono a generarsi automatizzando il cancello. Quindi dobbiamo decidere se mettere delle fotocellule, delle barriere, delle coste, una rete metallica, magari se è un cancello scorrevole. Quindi dobbiamo decidere tutta una serie di operazioni da fare affinché poi l'automazione finale sia effettivamente a norma. Non sottovalutare questo momento, perché è vero che durante il sopralluogo devi rilevare le misure, decidere anche il motore da installare e anche fare, diciamo, la tua azione commerciale, però è anche quel momento in cui decidi che cosa e come verrà fatto l'impianto e quindi alla fine quale sarà il risultato. Allora, per l'approfondimento tecnico, sai come effettivamente funziona un telecomando rolling code? Beh, il telecomando rolling code si definisce così perché ha un codice variabile che varia ogni volta che premo il pulsante del telecomando. Come fa la ricevente a capire che il telecomando rolling code è programmato e che quindi deve aprire l'automazione? In pratica la ricevente memorizza dal telecomando un codice che è costituito da 3 parti. Una parte indica il costruttore, un'altra parte indica il nome del radiocomando, Pippo, Pluto, Paperino, e un'altra parte è il contatore relativo al telecomando. Quindi facciamo un esempio: il contatore sul telecomando di Pippo è a 10, la ricevente sa che è a 10, io premo, il contatore sul telecomando di Pippo va a 11 e anche quello sulla ricevente va a 11. Quindi capisci che se c'è un altro telecomando che prova a memorizzarsi sempre col nome Pippo, deve avere o lo stesso contatore e avanzare nella stessa sequenza, oppure funzionerà al massimo una volta sola. Questa rende il telecomando rolling code molto sicuro. Ma allora perché i telecomandi rolling code possono copiarsi, cioè esistono dei compatibili che copiano il rolling code? In realtà il rolling code non viene copiato dai telecomandi compatibili, ma il telecomando compatibile ha all'interno una memoria che contiene tutti i telecomandi rolling code che lui riesce a copiare. Quindi sostanzialmente quel compatibile diventa un rolling code a sua volta. Quindi non c'è differenza tra un compatibile e un telecomando rolling code originale. La differenza sta nel fatto che per far costare meno il compatibile, le proprietà meccaniche e elettroniche interne logicamente sono minori rispetto al telecomando originale. Quindi significa che il telecomando esterno è un telecomando il cui guscio non è effettivamente molto resistente. Infatti i telecomandi che si trovano in commercio, soprattutto su internet, compatibili, durano veramente molto poco a fronte di un prezzo estremamente basso. Un'altra caratteristica che rende migliore il telecomando originale rispetto al compatibile è il fatto che il compatibile, dovendo copiare una selva molto grande di telecomandi per vendere il più possibile, molte volte nell'algoritmo del rolling code non è molto preciso, quindi magari non apre al primo impulso ma apre dopo aver premuto più volte. Allora, per quanto riguarda l'articolo della settimana, oggi ti presento il Matrix. Abbiamo già fatto un video sulle caratteristiche di questo nuovo motore scorrevole della Proteco. È un'automazione con motore brushless, è un motore molto potente perché muove cancelli fino a 2500 kg e è anche molto veloce. Questa qui, per dire che abbiamo noi, è la versione high speed, ha una centralina molto sofisticata e che aiuta nella programmazione grazie al display grafico, alle borsettiere estraibili, ha una scocca molto resistente perché deve movimentare cancelli importanti, quindi sicuramente è un motore per uso industriale, commerciale o condominiale. La news della settimana è sicuramente l'uscita dei Top Evo della GBD. È il motore oleodinamico, l'evoluzione del Top. Cosa ha di particolare questo nuovo operatore? Ha dei tiranti rinforzati, ha del fondello posteriore realizzato in alluminio, ma soprattutto ha dei selettori che possono permetterti di scegliere tra il funzionamento reversibile o irreversibile senza acquistare un operatore diverso. Quindi con un solo operatore tu potrai scegliere entrambe le soluzioni e soprattutto esiste anche la versione del Top con rallentamento incorporato. Fare il rallentamento sui motori oleodinamici è molto difficile, quindi il motore deve nascere con il rallentamento perché realizzarlo elettronicamente è veramente molto complicato. Con questo ho concluso, ti ringrazio, ti ricordo che tutti i nostri prodotti, se sei nella zona di Roma, li trovi in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino, li trovi sul nostro sito shopsegema.it e se sei un installatore nella zona di Roma vieni a trovarci. Ti ricordo sempre di mettere mi piace sotto, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere informato su tutti i nostri nuovi video. Ciao!